Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario. Ricordo prima di iniziare che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo prima ad accendere la nostra luna. Dal punto di vista astrologico cosa possiamo aspettarci? Un periodo dove sentiremo maggior fiducia e ottimismo, senso di libertà e indipendenza, ci dona anche una nuova ispirazione, maggiore entusiasmo, progetti ambiziosi da portare avanti oppure nuovi, quindi da pianificare e allontanare tutte quelle negatività, pensieri troppo complessi, pregiudizi, critiche, eccetera, e anche un ottimo momento per conoscenze interessanti, incontri, diciamo nuovi stimoli, insomma, e dichiarazioni. Di contro dobbiamo fare attenzione perché ci può essere le emozioni molto forti, una forte sensibilità e quindi il rischio di sprecare le nostre energie in cose inutili, anche di esplosioni di rabbia, di irritazione e alcune aspettative potrebbero non essere pienamente realizzate e soddisfatte. E allora adesso partiamo proprio con il nostro primo oracolo, quindi andiamo a vedere con questa lettura che tipo di impatto avrà per voi questa luna nuova in Acquario. Lo facciamo andando ad inquadrare il nostro punto di partenza, quindi intorno al 2 febbraio per capire poi tutto il percorso. Abbiamo luna oscura. Molto particolare come messaggio perché parla di potenziale, di un qualcosa che abbiamo a disposizione, qualcosa che si trova alle prime fasi e quindi l'opportunità di prepararsi per nuove iniziative. Può essere anche dedicarsi al riposo per rigenerarsi o cogliere di qualche occasione per trasformare o far crescere in silenzio o con calma e con pazienza questi nuovi progetti. È vero, possono essere totalmente nuovi oppure parlano proprio di potenziale, di prima fase, di proprio prepararsi, diciamo pian pianino a trovare poi il momento giusto. Di sicuro ci sta dicendo che qualcosa va coltivato e pensato nel silenzio, quindi magari di prendersi una pausa di riflessione. Ovviamente queste indicazioni, lo dico, possono riferirsi a qualsiasi ambito della vita, quindi magari alcune cose per alcuni possono avere un po' più di impatto nella vita sentimentale, nella vita personale, lavorativa, di famiglia, quindi di ascoltare, cercare di capire anche in base al vostro intuito cosa vogliono dirvi. Direi che qui parliamo proprio di potenziale un po' in tutti gli ambiti e con l'altra carta danzatrice della luna il messaggio è di fare un qualcosa che ci piace, che ci fa stare bene, che ci diverte, quindi di festeggiare, di brindare, anche una piccola vittoria, un qualcosa di piccolo, piccolo, piccolo è già importante, proprio perché ci mette nella positività, nell'accoglienza, nella gratitudine oppure di condividere un momento felice o se non c'è un momento felice, c'è qualcosa che non va, magari sfogarsi, aprirsi, di dare spazio o comunque prendersi il tempo per fare qualcosa di importante per noi.
di farlo, soprattutto se magari, vi siete trascurati un po' nell'ultimo periodo, oppure vi siete concentrati eccessivamente in qualcosa, oppure se avete bisogno di fare chiarezza. Ecco, magari una piccola distrazione, un pensiero diverso dal solito, un fare qualcosa di diverso può, aiutarvi. Abbiamo Sangue sulla luna. Questa è, già come frase molto forte, anche il messaggio effettivamente, perché spesso vuol dire che potrebbe esserci un momento, un po' complesso, forse un conflitto, è una carta comunque di avvertimento e che ci fa capire che magari un conflitto in realtà può essere evitato, di ascoltare, di vedere i segnali, in precedenza, oppure di valutare anche il nostro stesso atteggiamento, quindi di, procedere con cautela, soprattutto nelle relazioni, perché è vero, può portare dei contrasti, dei litigi, delle difficoltà, delle tensioni e quindi cercare un po' di limitare un qualcosa che dico influenza, negativa è comunque generico, dipende da quello che state vivendo. Magari può aiutarvi il fatto di soppesare bene le parole, di comunque aprirvi, diciamo socializzare e se avete dei timori, appunto di abbandonare queste perplessità, oppure potrebbe esserci, qualcuno intorno a voi che, non è positivo, non è costruttivo o in qualche modo, magari non sta bene, e influisce sul vostro morale, su quello che fate. Quindi ci sono tantissime circostanze che effettivamente devono essere soppesate bene bene. E adesso andiamo a vedere, i suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Allora, troviamo la prima indicazione che ha a che fare con il colibrì. Molto interessante questa carta perché parla proprio di cogliere i dettagli, di trovare gioia nelle piccole cose. L'abbiamo visto anche, diciamo, precedentemente, di proteggersi, di custodire i propri confini, di scegliere anche con chi condividere la propria energia e di ascoltare l'intuito. Bellissimo il colibrì, non so se ce l'avete presente, lo potete vedere un po' in questa immagine, perché dà proprio il senso di leggerezza e quindi ci consiglia di lasciare andare il peso superfluo, di, affrontare alcune cose con o con umorismo, oppure con silenzio, con distanza, proprio per riflettere sul percorso passato e quindi anche dove si vuole andare, darsi la possibilità di esplorare anche nuove situazioni, nuove circostanze. Anche in realtà secondo me è quello che si sta vivendo per cercare di affrontare al meglio alcune cose. Pachamama ci fa capire che in fondo noi abbiamo dentro un'energia, è vero, molto forte, molto intensa, che però dobbiamo utilizzarla per nutrire, per rigenerarci, per stare bene, per creare, per portare nella nostra vita prosperità, abbondanza e quindi ecco che dobbiamo fare attenzione a proteggere prima di tutto ciò che abbiamo a disposizione e poi se si ha dei limiti, se si ha paura, diciamo incertezza, invece cercare di anziché chiudersi, di trasformare questa energia, aprirsi e quindi vediamo poi attirare delle possibilità che sono disponibili a noi, perché se ci chiudiamo queste disponibilità, queste opportunità non le troviamo, non arrivano, non giungono. Poi abbiamo il concilio, ecco questa parla e sottolinea il fatto di cercare armonia, spazi di confronto, ha spesso a che fare con le relazioni con le persone, quindi lo spazio di confronto ci dà la possibilità anche di parlare, di osservare, di riflettere, o anche di circondarsi di persone che ci possono ispirare, di
riflettere insieme e di cogliere quei segnali che in qualche modo ci possono aiutare. Quindi non solo armonia per noi stessi, ma soprattutto se abbiamo bisogno di armonia, di conciliazione con gli altri o con una persona nello specifico, ecco questo è un ottimo momento per cercare questa armonia e riportare l'equilibrio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!